tutorial di oggi è per queste scarpette. È una misura 34-35, ma in un altro tutorial che metterò dopo, vi lascio il link alla fine di questo, e vi spiegherò la differenza e come fare per fare le scarpine più grandi o più piccole. Quindi queste intanto sono il 34-35, ma se utilizzerete un filato un pochino più grande, io ho usato praticamente un filato di questa misura, vi faccio vedere, un filato che è un paio di millimetri, se non sbaglio, 3 mm, è un filato da 3 mm questo, ma se voi usate un filato tipo questo che è da 5 mm, la scarpa vi viene anche un 38. Quindi l'importante è che tipo di filato utilizzerete. Ora intanto guardate questo tutorial, perché tanto diciamo come si fa è la stessa cosa, cioè non cambia niente sia con un filato più grande che un filato più piccolo. Quindi vi lascio al tutorial e niente, non devo aggiungere altro. Ciao a tutti. Per il tutorial di oggi avremo bisogno di un marcapunti, un filato di diverso colore e un uncinetto. Io sto usando un 4, ma calcolate che il filato necessita di un 3 o un 4. Io ho usato un 4 e devo dire che va benissimo ed è morbido. E dunque la lunghezza di questa soletta che adesso andremo a fare è di centimetri 20 e mezzo, quasi 21, ed è praticamente per un 35 di scarpa. Però se voi utilizzate un filato un po' più grande e un uncinetto diciamo un 5, potete avere un risultato più lungo. Calcolate che una scarpa da 22-23 è un 37-38, quindi regolatevi in questo senso a secondo quello che dovete fare. Basta cambiare il filato di lana e basta cambiare la misura dell'uncinetto, che già diventerebbe più grande o più piccola. Se usate un uncinetto 1,75 con un filato molto sottile, chiaramente viene più una scarpa da bambino. Quindi vedete voi, però se avete necessità di informazioni più dettagliate lasciate pure un commento e vi esaudirò in tutte le vostre richieste. Ok, andiamo avanti con il tutorial. Allora, iniziamo montando 22 catenelle, quindi questa non verrà considerata. La prima 1 2 3 4 5 6 22 catenelle. Dopo le 22 catenelle ne facciamo un'altra dove inseriremo il nostro fermapunto. Quella dove è il fermapunto non la lavoriamo e andiamo in quella successiva e facciamo 2 maglie basse insieme nella stessa maglia. Poi ne faremo 4 maglie basse, quindi 1 2 3 4 maglie basse. Poi faremo 4 mezze maglie alte, quindi 1 2 3 4 e 12 maglie alte, quindi 1 no, scusate, maglie alte, 12 maglie alte.
Dopo le 12 maglie alte, nell'ultimo punto di catenella facciamo 6 maglie alte, tutte nella stessa catenella, quindi una, 2, 3, cerchiamo di nascondere pure sta codina che stanno sempre in mezzo, queste codine fastidiose da morire. Non c'è soluzione che i codini, 5 e 6, e abbiamo così sistemato gli aumenti, sarebbero 2, 4, 6, perfetto. Adesso rifacciamo le 12 maglie alte, le 4 mezze maglie e le 4 maglie basse in questa maniera. Fatti i nostri 20 maglie alte sopra le maglie sottostanti, quindi sono 20, avanzano queste 2 catenelle dove dobbiamo fare un aumento da 2 maglie alte, quindi 1 e 2 e ancora 1 e 2. Questa non si lavora perché è la terza la catenella che avevamo fatto, quindi nella terza catenella andiamo a chiudere con una maglia bassissima, tanto per farvi vedere dove stiamo. Ecco qua, ci manca un giro per finire, vedete? Quindi iniziamo a fare su ogni punto alto. Qua sotto facciamo un punto alto, nascondiamo queste codine, 1, ne dobbiamo fare 12, 2, 3, 4, quindi arriviamo a 12 maglie alte. 12 maglie alte, eccole qua. Questa codina proprio fastidiosa, come tagliano queste forbici, tagliano un botto. Ok, allora vedete che sono una di fronte all'altra le maglie. Adesso facciamo 12 maglie, mezze maglie alte, sì, 4 mezze maglie alte, 2, giocatevi all'8 sti numeri, 3 e 4, 4 mezze maglie alte e 4 maglie basse, quindi una, 2, 3 e 4 maglie basse, ok? E stiamo praticamente così, ecco qua, lavorando questa parte centrale, ok? Qua manca ancora da finire. Allora, nella seguente invece, nella seguente maglia che è rimasta, faremo una maglia bassa, 2 maglie basse all'interno della stessa. Togliamo il nostro segnapunti e dove abbiamo tolto il segnapunti andremo a fare una maglia bassissima, ecco qua. Allora facciamo 3 catenelle e nella stessa maglia facciamo un aumento. Dobbiamo fare con le maglie alte, adesso. Ok, adesso facciamo nella maglia seguente altri 2 punti alti, quindi 1 e 2. In quella dopo ancora facciamo 2 punti alti. A questo punto facciamo 20 punti alti fino ad arrivare a prima degli aumenti, quindi proseguiamo con 20 punti alti. Allora
sono a 17, 18, 19 e 20. Adesso qui ricominciamo, vedete le nostre 6 maglie? Qui ricominciamo con gli aumenti in questa maniera. Quindi cominciamo a fare gli aumenti, facciamo 2 maglie alte all'interno di ogni maglia sottostante, quindi 1, dobbiamo fare 6 aumenti, 2, 3, 4, 5 e 6. Infatti sì, no, infatti vedevo c'era qualcosa che non andava. 5 e 6. E siamo di nuovo sulla maglia alta, quindi faremo le nostre 20 maglie alte. Quest'altro giro lo faremo, quest'ultimo giro lo faremo con i mezzi punti alti, quindi faremo 2 catenelle e nel medesimo faremo un aumento sempre con un mezzo punto alto. Nella maglia successiva, che è questa, facciamo una sola maglia, un solo mezzo punto, poi ne faremo 2 in questa successiva, 1 e 2, poi ne faremo una e ancora ne faremo 2, 1 e 2. Dopo gli aumenti faremo 22 mezze maglie alte fino ad arrivare in fondo, quindi 1, 2, 3 e così via, continuiamo fino a qui. Fatti i nostri 22 punti andremo a fare gli aumenti, dobbiamo fare 5 aumenti, quindi 1, questo è il primo, e intervallati da una maglia singola, quindi un aumento e sono 2, maglia singola, un aumento e sono 3, maglia singola, un aumento, 4, un aumento, una maglia singola, scusate, e un aumento. Allora, quanti abbiamo fatti? 1, 2, 3, 4, non ci vedo più, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ne dobbiamo fare, 5, questo qui da sola, e l'aumento 6 per finire ed andare allo stesso posto di dove stavamo, praticamente da dove abbiamo cominciato. Perfetto, adesso dobbiamo fare 22 maglie, 22 mezze maglie e tornare fino qui. Quindi faremo un aumento dopo le 22 maglie, un aumento, la dicevo, un aumento, una maglia singola e chiudiamo con il nostro giro con una maglia bassissima. Ok, quindi abbiamo finito, quindi per le solette stiamo bene così. Ecco qua, sono uguali, perfettamente uguali. Ok, adesso proseguiamo con fare la ciabattina.
iniziamo adesso con fare il primo giro della scarpa, proprio perché abbiamo fatto adesso la soletta, adesso faremo la scarpa. Allora, quando potete, prendete un filato da qui e un filato da sopra, in maniera tale che potete lavorare una volta e una volta, così siete sicuri che le cose procedano in maniera uguale. Che facciamo adesso? Adesso andiamo a fare la prima maglia, che lavoreremo con le maglie basse, dove io già ho messo il segnapunti l'ho messo prima della scusate, nell'ultima maglia, che è quella che non dovremo lavorare, per ricordarcelo. Quindi dove abbiamo fatto il punto piccolo, la punta, mi viene sempre in spagnolo, vabbè, e dove abbiamo fatto la maglia bassissima, andremo a rimettere l'uncinetto e faremo, ovviamente dobbiamo cambiare filo, e faremo una catenella. Poi andremo a lavorare tutto intorno a coste, cioè prenderemo solo la prima maglia in questa maniera e faremo una maglia bassa. Quindi questa sarà la nostra prima maglia bassa e questa la seconda. Nascondiamo sempre le codine se possiamo. Ecco, qui me la sono persa, va bene. Allora, nascondiamo questa, poi l'altra vedremo. Allora, dovete prendere solo la prima maglia, questa qui, vedete, non tutte e due, non così, ma lavorare a costa, così, in maniera tale che rimanga, vi faccio vedere, vedete questa lavorazione così, il rilievo che distingue tra la scarpa e la soletta. Andiamo avanti, quindi così lavoriamo queste maglie basse in questa maniera per tutto il giro, e devono essere 72 maglie, quindi sono 71 più questa 72, quindi continuiamo così fino in fondo. Facciamo tutto il giro fino ad arrivare alla maglia prima del segnapunti. Allora, questa già l'ho fatta, come potete vedere. Adesso iniziamo l'altra parte. Dunque, questo lo togliamo, che faceva parte del giro precedente. Adesso facciamo 3 catenelle più una di separazione e nello stesso punto facciamo una maglia alta, poi saltiamo 2 punti, quindi 1 e 2, al terzo facciamo 2 maglie alte separate da una catenella. Allora, saltiamo 2 punti, 1 e 2, nel terzo ancora 2 maglie alte separate da una catenella. Quindi tra il gruppo di 2 maglie alte non ci sono, tra una maglia da questo gruppo e questo gruppo, qui non ci sono catenelle, mentre ci sono all'interno delle 2 maglie alte. Quindi 1 e 2, facciamo 1, una catenella e ancora tra i 2 gruppi ci sono 2 maglie di separazione. Continuiamo così tutto il giro in questa maniera, come questo. Allora, adesso abbiamo fatto 3 catenelle, ci siamo alzati qui, ma ve lo voglio far vedere come ho fatto. Cioè praticamente qui avevo fatto l'ultima maglia bassissima all'interno della terza catenella che ci eravamo alzati prima, poi ho fatto una maglia bassissima all'interno di 2 e mi sono alzata 1 2 di 3 catenelle che formeranno la prima maglia alta. Allora, adesso dobbiamo fare un gruppo di 10 maglie di
di maglie alte all'interno di questo, ma devono essere da 3. Allora vediamo 1 2 3 4 5 e metterò un segnapunti qua. Allora 1 2 3 4 5 1 2 3 e 4, praticamente devono essere 9, vedete, pari. Quindi mettiamo un altro segnapunti. Allora vediamo, pieghiamo e vediamo se va bene. 5 6 7 8 e 9, perfetto, ecco qua. 9 e 10, no, 9 è stato uno di fronte all'altro, quindi penso proprio che vada bene così, esatto. Sì, allora questo è il centrale, che è subito quello dopo a quello che stiamo facendo. Quindi adesso ne faremo 6 praticamente, 1 2 3 4 5 6. Faremo un gruppo da 3 di maglie alte, quindi questa è la prima, la seconda e la terza. Poi lavoreremo ancora tutti i gruppi da 3, quindi 1 2 3, ancora, l'ultimo sarà quello con il fermapunti, il marcapunti, quindi questo ancora 1 2 e 3, poi qui ancora un altro 3, 1 2 e 3 e l'ultimo con il marcapunti che togliamo e facciamo sempre 1 2 e 3. Adesso dobbiamo proseguire con il gruppo da 2 maglie alte fino a questo prima del marcapunti, perché dove sta il marcapunti dobbiamo fare il gruppo da 3. Quindi proseguiamo, dicevo, proseguiamo con il 2, quindi 2 così, facendo tutto il giro fino ad arrivare a qui prima del marcapunti. Sono arrivata al marcapunti, qui ne faremo 3, 1 2 e 3 e siamo proprio di fronte all'altro, a questo qua, quindi continuiamo con 3 e 3 e ancora continuiamo con 3, 1, questo è l'ultimo gruppo da 3 e chiudiamo nella terza catenella, quindi 1 2 3, chiudiamo con una maglia bassissima. Ecco qua, già si comincia un po' a vedere la forma. Tanto andiamoci a piazzare i nostri segnapunti alla fine delle 3 maglie alte, quindi qua e di qua, ecco fatto 3, perfetto, e iniziamo a fare il terzo giro, anzi il quarto. Allora facciamo le nostre 3 catenelle, 1 2 e 3, poi saltiamo questo gruppo qui, quest'altro, e andiamo a fare nell'ultimo qui proprio una maglia alta,
quindi abbiamo saltato 1 2 3 4 maglie alte. Rimontiamo e facciamo una catenella e andiamo ad incrociare nell'ultima delle 3 maglie. Questo lasciatelo, non consideratelo per il momento, perché ci ripasseremo alla fine. Quindi su questo andiamo qui nell'ultima, nella prima, e chiudiamo con una maglia alta. Adesso, senza fare catenella, andiamo nell'ultimo qui e facciamo una maglia alta, una catenella a questo punto e facciamo un'altra maglia alta. Allora, la catenella, praticamente il gioco è fare la prima qui, la seconda qui davanti al primo, nell'ultima e nella prima, praticamente, e separati da una catenella, mentre quando saltiamo di qua la catenella non serve. Quindi adesso faremo una maglia alta, una catenella e di nuovo una maglia alta. Questa qui lo dovremo ripetere su tutti i nostri 3 gruppi, quindi andiamo a ripeterlo e abbiamo, questo è l'ultimo e abbiamo finito. Adesso qui, che sono 2 gruppi, come faremo? Andremo nel secondo e faremo una maglia alta senza dividerci con una catenella come abbiamo fatto qui. Andiamo davanti nella prima e facciamo l'incrocio e così via per tutto il giro, fino ad arrivare all'altro segnapunti, dove proseguiremo su questi 3 come abbiamo fatto qui. Nell'ultimo ci rivediamo, che vi faccio vedere come va fatto l'ultimo passaggio. Allora, ho lavorato anche l'ultimo gruppo, adesso andiamo a lavorare il gruppo che avevamo lasciato a metà con le 3 catenelle. Quindi faremo una maglia alta nel primo qui, una catenella e andiamo a chiudere queste sono le 3 catenelle iniziali, andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella prima catenella, nella terza. Ok, e qui intanto si prosegue in questa maniera, come vedete. Ok, ora tagliamo il filo qui, la lana, anche di qua. Andiamo a prendere, quindi adesso andiamo a fare il fiorellino che andrà poi messo così. Allora, io questo già l'ho fatto, mi tengo un po' lungo per poi cucirlo, ecco qua, e dopo lo andremo a cucire, vi faccio vedere come. Allora, andiamo a fare il nostro cerchio magico. Facciamo il nostro cerchio magico e una catenella che stringiamo, poi faremo 7 maglie basse, 1 2 3 4 5 6 e 7. A questo punto tiriamo il nostro cerchio magico e andiamo a chiudere, anche se non lo tiriamo proprio tutto, non fa niente, perché poi lo chiuderemo alla fine. Andiamo a chiudere la nostra con un nostro punto bassissimo. Ora in ogni catenella
dobbiamo fare 5 maglie alte, quindi la prima è quella lì, la prima, questa è la seconda, la terza, la quarta e la quinta. Poi inseriamo l'uncinetto nella nostra catenelle, le nostre catenelle, le 3 catenelle, e andiamo a chiudere con una maglia bassissima. Facciamo 2 catenelle e nell'altra maglia, questa qui, andiamo a fare di nuovo un altro pedalo, quindi ancora 5 maglie alte, 2, 3, 4, 5 maglie alte, andiamo a mettere proprio qui, chiudiamo e 2 catenelle e proseguiamo così per tutto il giro. Alla fine dobbiamo avere 7 petali. Ora che abbiamo finito, anche fatto le 2 catenelle successive, andiamo qui dietro e chiudiamo, aspettate perché non va bene, è qui che dobbiamo andare, cioè dove abbiamo fatto la chiusura nel pedalo, e chiudiamo con una maglia bassissima. Poi torniamo indietro qui, facciamo una maglia e ancora ne facciamo 2, e questo sarà il nostro primo maglia alta. Adesso ne faremo ancora 4 e faremo anche un pedalo ancora, quindi 2, 3, 4 e 5, e chiudiamo il pedalo come sempre in questa maniera. Facciamo una catenella solamente e andiamo a fare un altro pedalo, 1, 2, 3, 4. Qui i pedali vanno separati da una catenella, non 2. 1, 2, 3, 4, 5, mettiamoci così, chiudiamo, una catenella e facciamo un altro pedalo all'interno insieme a questo, quindi 2 pedali ogni centrale, quindi ne facciamo 2, quindi 2, 2, 2, 2 fino ad arrivare qua, dove ne faremo uno solo perché uno già c'è. Allora, prima di pensare a tutte le codine, andiamo a prendere queste misure. Intanto giriamo e dividiamo così proprio a metà, dove era la nostra catenella iniziale, tutta la scarpetta. Allora, la parte, diciamo, davanti è questa qui, più larga, dove ci sono gli intrecci a 2, ok, così. Poi prendiamo il nostro fiorellino e lo dividiamo e lasciamo fuori questi 2 solamente, ok, quindi lasciamo fuori questo e questi 2 pedali, mentre gli altri dobbiamo andare a cucire. Questo è il centrale, se non sbaglio, ecco, questo qui,
Quindi questo lo andiamo proprio a mettere qui, così lo fermiamo un attimo. Ok, prendiamo l'ago e lo andiamo a fermare subito. Ecco qui, così. Ora andiamo a cucire il nostro fiorellino in questa maniera, uno e ripassiamo di qua e lo andiamo a cucire sia qui così, quindi 1 2 3 4 e 5, e anche di qua facciamo 1 2 3 4 e 5, così. Ecco, e andiamo piano piano a cucire, quindi prendiamo le maglie in questa maniera e anche qua così. E ce lo cuciamo tutto piano piano. L'importante è che stia fermo, cucitelo come meglio preferite. Ok, quando poi arriviamo qui, quando arriviamo qua, camminiamo con il filo pian pianino, passiamo da qua e arriviamo da quest'altra parte. Andiamo a sistemare tutte le godine al meglio. Questa qui chiudetela bene così, questa qua più centrale, e ecco qua il risultato. Io spero che vi piaccia. Adesso farò anche un video solo per quanto riguarda questa base sotto con i numeri praticamente le misure in centimetri che rispondono alla misura della scarpa. Ecco qua, vi lascio quindi ai prossimi tutorial che farò. Vi ringrazio per aver visto questo mio ultimo lavoro, e condividete, e ci tengo che condividete, e se siete che ancora non siete iscritti vi prego di iscrivervi. Ciao a tutti.